Oggi vi insegno a fare la doppia vangatura. Grazie Toro, altro che zappetta. Ciao amici del bosco, oggi prepariamo questa aiuola, ci mettiamo il biochar, ci mettiamo il compost, la facciamo diventare fertilissima e lo facciamo in squadra. Ho 3 aiutanti del canale Aquaponic Design che oggi ho messo a lavorare nella terra e alla fine scopriremo se è più faticoso lavorare nella terra o costruire un impianto acquaponico. Dai, siamo pronti. Sicuramente lavorare la terra ha il suo fascino, è faticoso, come dicono a Bologna la terra le bassa. Per questa lavorazione serve una bella pala, una forca vanga, anche una zappetta ci sarà utile e poi serve il biochar e il compost. Adesso creo la prima trincea, devo andare in profondità, quindi creo questa trincea larga e profonda 30 cm. Se la terra è già bella soffice e facile da lavorare avrete magari una zolla intera che riuscite a traslare per bene. Il mio terreno invece insomma ha bisogno un po' di un intervento diverso e quindi la rimuovo diciamo già spezzettata la terra, non riesco a fare una zolla intera. Questa tecnica consente la coltivazione di un orto in maniera intensiva perché io riesco a far andare le radici molto in profondità avendo lavorato la terra a una profondità di 60 cm, quindi in minore spazio posso mettere più ortaggi e poi ho anche aggiunto molto nutrimento e quindi le piante ne avranno. Rilassante, devo dirti che è rilassante per ora, poi vediamo tra qualche metro. Fiamma! E adesso i miei aiutanti si sono messi al lavoro. Thor non l'avevo previsto ma sta dando il suo contributo. Non mi tocca la terra, non mi tocca la terra che è mia. Dai, scava un po'. E qui ci devo passare io adesso. Bravo Thor, bravo. Ottimo escavatore per i primi 10 secondi, poi dopo si distrae e inizia a mangiare le zolle di terra, però a parte questo sicuramente un buon compagno di vita, non solo di orto. Mettiamo il biochar poi. Ecco. Francesco, con un aiutante così non hai problemi. No, soprattutto faccio la metà della fatica, vero Thor? Bravo, scava, qui. Thor, qui. Titolo del video, doppia vangatura con il cane. Grazie Thor. Breve riassunto di cos'è il biochar, anche se vi rimando ai video con Cristiano dove lo abbiamo approfondito. Il biochar è carbone vegetale attivato con tanti microrganismi e nutrienti. Andiamo a mettere una materia carbonica stabile, ricchissima di microrganismi che rimarrà nel suolo praticamente per sempre e quindi do subito una botta vitale perché la presenza di microrganismi è fondamentale per tutte le attività del suolo. Vedi, il biochar è nero perché di base insomma è carbone, sono legnetti di varie dimensioni ma ci va anche un po' d'erba, insomma un po' di materia organica varia che raccogliamo in campagna, la facciamo bruciare ma con una combustione a bassa temperatura, dopodiché la teniamo per parecchio tempo diciamo arricchita con materiale fertilizzante. Abbiamo realizzato la prima trincea, traslato la prima zolla, andiamo ad applicare il biochar, ne mettiamo all'incirca 1 litro per ogni trincea, ok? Dopo aver messo il biochar vado bene a essere sicura insomma, di aver approfondito la trincea, vedi con questo perno si riesce ad arrivare bene in profondità, quindi sono sicura che sono andata sotto altri 30 cm, lo facciamo un po' in tutto lo spazio. Nel frattempo è apparso il compost, eccolo qua, l'ho setacciato questa mattina, sopra si è asciugato ma dentro ancora è bellissimo. Questo lo metteremo in superficie. Questa operazione che adesso a me vedete un po' faticare dipende molto dal suolo, in che condizioni si trova, che tipo di suolo avete, per qualcuno può essere una cosa veramente facile da fare. Questa tecnica la trovate spiegata molto bene nel corso Sole e Vita da Cristiano Gallinella. Ecco, qui anche un lavoretto di zappina ci aiuta ad andare più in profondità e integrare benissimo il biochar nella terra. Passiamo alla seconda trincea e con i ragazzi ci diamo il turno. Vado allora Fra, ho preso le misure, più o meno ci siamo. Ha detto che la devo traslare, quindi così, senza rovesciarlo.
Ecco, durante la lavorazione del terreno fa comodo togliere gli stoloni nella gramigna, perché insomma questa poi cresce potente, però quando facciamo questa lavorazione riusciamo anche a ripulirlo bene il terreno. È un po' faticosa. Adesso di nuovo forca e andiamo ad integrare il biochar dentro la terra ed approfondire la buca. Dopo Francesco è il momento di Luca, la sua trincea, e poi avremo anche Gianmarco che pare sia il più forte di tutti, però il contest è partito adesso, quindi poi ci direte voi chi è il più forte con la doppia vangatura. È sicuramente molto interessante questa tecnica della doppia vangatura, perché crea un enorme spazio per le radici, quindi le piante sicuramente cresceranno benissimo. L'utilizzo del biochar è molto interessante, io non l'ho mai utilizzato, però già lo conoscevo. Quindi è una cosa che mi interessa tantissimo, vorrei approfondirla e magari iniziarla a produrre, perché no? Un'idea che mi è venuta in mente è quella di provare magari il biochar in acquaponica. Col compost già facciamo il compostee. Il biochar, cioè che io sappia, nessuno ancora ha mai pensato di utilizzare in acquaponica, quindi magari potrebbe avere dei risvolti interessanti. Questo tipo di lavorazione vi sembrerà veramente faticosa, però il vantaggio è che la si fa una volta, poi si può magari doverla ripetere, ma ogni anno sarà più semplice lavorare questa terra fino ad avere veramente una terra ricchissima, fertile e facile anche da lavorare sempre. Quindi è un lavoro per sempre. Una buona occasione per far palestra. Infatti. Mentre Gianmarco completa la quarta trincea, vi dico come si procede con il compost. Diciamo che con 4 trincee abbiamo ottenuto più o meno 1 metro quadro, anzi qualcosa di più, e a questo punto andiamo a stendere sopra 3 cm di compost che poi andiamo un po' ad integrare anche questo in superficie, nella terra. Così avremo un bel terreno anche soffice, pronto anche insomma in superficie, pronto eventualmente anche alle semine. Vado un po' di zappa per uniformare un po' la terra, perché le zolle erano un po' compatte, questo dipende, come dicevo, sempre dal periodo dell'anno, dalla terra che avete, quindi comunque il mio obiettivo è avere un terreno abbastanza omogeneo da poter utilizzare subito per semine e trapianti. Perché è importante traslare la terra e non andare a girare la zolla? Questo perché ogni microrganismo, ogni essere vivente della terra ha il suo livello preferito, vuole più o meno ossigeno, ha bisogno di più, maggiore o minore profondità, e noi vogliamo disturbare il meno possibile la vita del suolo. Ora qui sto facendo un'azione di disturbo, ma come vi dicevo insomma un po' finalizzata a facilitare i trapianti, però non giro la terra. Vado a spargere il mio compost, lo metto in superficie, questo se più ne avete meglio è, ce ne vorrebbero almeno 3 cm da mettere in superficie, io ne ho messo un po' meno ma comunque è sempre un buon contributo. E adesso vado a integrarlo, ora effettivamente vado a integrare il compost, sempre i primi centimetri perché è materia organica e quindi deve rimanere ossigenata, se no potrebbe, se non è completamente decomposta. Penso che sia una gran figata, insomma, recuperare queste tecniche e applicarle, anche perché i frutti, lo vedete, ce lo racconta la Francesca, ce lo raccontate voi, però insomma i frutti poi sono tangibili e sono tecniche che di base non impegnano così tanto. Scherzavamo stamattina sulla possibilità di essere una palestra. Mi hanno ridato la forca, mi sa che non si sono divertiti tanto, mi sa che è un po' faticoso questo lavoro, però rende, quindi insomma si può fare. Grazie a Aquaponic Design, grazie amici del bosco, un bel like a tutti i canali, a presto, ciao! Ciao amici del bosco! Aquaponico! Non sai di entrare? No, sto distratto, no!